Eccoci qua ragazzi, prendete una rosa, prendete una patata e vedrete quello che accade. Ma che accade? Praticamente nulla, anzi qualcosa di inaspettato accade, di curioso e anche di buffo. Allora, tutti no, così per farsi seguire il video vi dicono di prendere una rosa, di conficcarla nella patata, fanno praticamente una talea e fanno un qualcosa di meraviglioso, come se la patata dà delle energie inaspettate, delle energie spettacolose a questo ramo. Però si fermano lì, nessuno fa vedere cosa accade dopo. Siete curiosi, eh? Andiamo a vedere cosa accade, va. Andiamo a fare questo esperimento. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare la talea della rosa. Come si fa? Quando è sfiorita, saremo a giugno, luglio, prendiamo la parte semilegnosa, questa parte che stiamo vedendo qua. Invece quando è settembre-ottobre, che andiamo verso l'inverno, si prende la parte più bassa, quella bella dura, quella legnosa. Per eseguire correttamente la talea di una rosa si lasciano solamente 3 foglie da cui nasceranno le gemme ascellari. Una foglia che andremo ad eliminare, quindi una parte di gemma andrà sottoterra, in questo caso andrà inserita all'interno della patata, mentre le altre 2 resteranno fuori. Operazione semplicissima da fare, si contano le 3 foglie, una è quella che va adesso dentro la nostra patata, 2 e 3 saranno quelle che vanno fuori. Sopra alla foglia che ho appena tagliato, mi avvicino un po', ad 1 centimetro io faccio un taglio in obliquo in questo modo qua, mentre sotto la foglia che io ho tagliato il taglio dovrà essere così, radente. Ci siamo? A questo punto noi dobbiamo fare un foro nella nostra patata al centro e ci infileremo la nostra talea di rosa sulla parte radente che noi abbiamo tagliato. Utilizzate un paio magari di forbicette, dovremo fare un foro dello stesso diametro della rosa, in modo che ci sta perfetto. Facciamo in questo semplice modo qua e ci infiliamo perfettamente la nostra talea. La infiliamo fino a lasciare chiaramente scoperte fuori le 2 foglioline che abbiamo tagliato. Da qui nasceranno i 2 germogli. Ora dobbiamo andare ad interrare la nostra patata in un semplice vaso con della terra. Io mi sono avvantaggiato con i lavori, ho preso un vaso che è da 15 centimetri di diametro, tanto per far entrare la mia patata e lasciarla libera con dello spazio tutto intorno. Ho riempito con del terriccio universale. Adesso che dobbiamo fare? Posizionare la nostra patata ed aggiungere terriccio fino a che il terriccio coprirà interamente la patata, ma lascerà scoperta la prima gemma che sta a circa 2 centimetri dal filo superiore della patata. Ce ne metteremo solamente 1 centimetro sopra la patata. Tenete più possibilmente la vostra talea diritta e andiamo a ricoprire. Adesso andiamo ad annaffiare abbondantemente. Visto che ci siamo e vogliamo fare le cose per bene, prendiamo mezza bottiglia, la parte superiore, togliamo il tappo e la mettiamo sopra la nostra talea. Inseriamo un po' la bottiglia, questa mezza bottiglia, nel terreno, la fissiamo in modo che creiamo un bel microclima alla nostra talea, manterrà l'umidità. Aspettiamo adesso che fuoriescano le foglioline e che la nostra talea faccia le radici. Andiamo a riporre il nostro vaso in un punto dove c'è luce ma mai sole diretto. I raggi del sole non debbono colpire la bottiglia, altrimenti qua la temperatura si alza e la rosa si secca. Aspettiamo che fuoriescano le foglioline e durante tutto questo periodo, affinché non vedremo le foglioline, noi andiamo sempre a tenere umido il terriccio. Mi raccomando, umido, non troppo bagnato. Sono passati solamente 10 giorni e sto notando che sta fuoriuscendo una gemma dalla talea della rosa. Leviamo la nostra bottiglia che fa da microserra ed eccoci qua, guardate qua che bella gemma che sta fuoriuscendo, sembra proprio che tutto sta andando per il migliore dei modi. Prima di cantar vittoria però dobbiamo aspettare che da questa gemma esce un bel mazzetto di foglie e che la nostra talea abbia fatto le radici.
Dopo soli altri 5 giorni la nostra gemma ha messo le sue prime foglioline, è giunta proprio l'ora di togliere la bottiglia e vedere quello che sta accadendo. Osservando meglio, mi accorgo invece che c'è qualcosa che non va. Questo germoglio, le foglioline, queste che sono in alto e sulla vostra destra, iniziano a seccarsi, eccole qua. Ma osservando ancora meglio, eccoci qua, mi accorgo di un qualcosa di curioso. Stanno uscendo i germogli della patata. Beh, è naturale, ho messo sottoterra un tubero di patata. Cosa volevate che nascesse? I germogli di una patata. Però adesso a questo punto facciamo una bella cosa. Andiamo a togliere un po' di terreno e vediamo se questa rosa sta facendo le radici. Perché, come dico sempre io a tutti quanti, quando fuoriesce un getto nuovo, una gemma, un germoglio da un rametto di rosa, non è detto che la talea abbia attecchito, ossia stia facendo le radici. Spesso sono solamente le energie che questo piccolo bastoncino ha e fa fuoriuscire dalla gemma il suo piccolo germoglio e poi pian piano si secca, e questo è proprio quello che secondo me sta accadendo, ma scopriamolo insieme. La zona della patata dove io ho fatto penetrare il rametto della rosa è praticamente marcita, eccola qua, c'è anche cattivo odore. Chiaramente tiro su pian piano per vedere se ci sono radici. La talea di rosa, e come immaginavo, cari ragazzi, come vedete non c'è niente, non c'è nessuna zona, pulisco anche con le mani, di formazioni di radici. Addirittura la parte del gambo qua sotto sta necrotizzando, a dimostrazione che in questa zona addirittura l'acidità che ha la patata va ad eliminare tutta quanta la possibilità che c'è di fuoriuscita di radichette e di formazione di cellule meristematiche. E concludiamo così. Allora, ho tolto la patata dall'interno del vaso. Guardate qua, ragazzi, i nostri germogli e la patata, che belle radici corpose che hanno fatto. Guardate qua. Io, ragazzi, vi saluto, così ci vediamo alla prossima, al prossimo video falso che gira sul web.